tutti amici di Let Me Play, bentornati sul nostro canale, io sono Spadolone85. Oggi scambiamo due chiacchiere perché recentemente ho avuto uno scambio di messaggi con un mio amico, Mauro Santarossa, che saluto, dove principalmente si stava parlando di Anthem. Anthem, come sapete, è l'ultimo videogioco creato da BioWare, che sta ricevendo pareri molto discordanti, più pareri negativi che positivi, a causa di una trama senza mordente, un gameplay abbastanza basilare. Il gioco graficamente è mostruoso, perché bisogna darne atto, il gioco è veramente mostruoso graficamente, ma ha deluso anche me, come in molti, specialmente i fan di BioWare. Spinto da questo fenomeno Anthem, da questa delusione, ho deciso di riaccendere la mia Xbox 360 e rigiocarmi quasi tutta l'intera trilogia di Mass Effect. Perché, ragazzi? Perché volevo fare innanzitutto un paragone tra Mass Effect e Anthem, un paragone mio personale che non sto qui a esporvi, e veramente, ragazzi, la differenza è mostruosa, perché il mondo di Mass Effect o il mondo di Dragon Age Inquisition è veramente quello, il mondo di BioWare dove dovrebbe sempre proiettarsi, ma purtroppo questo l'abbiamo visto con Anthem, non è successo. Ma lo spunto di fare questo video mi è nato da una frase che mi ha detto Mauro. E innanzitutto lui mi aveva fatto i complimenti, perché io riprendo molto spesso giochi vecchi e me li rigioco, l'ho fatto recentemente con The Witcher, con giochi anche abbastanza lunghi, però mi ritaglio quello spazio di tempo per rigiocarmeli. Solitamente lo faccio con dei titoli che mi hanno veramente colpito, che mi hanno emozionato, insomma con dei titoli miei preferiti. Però lui mi ha detto che secondo lui, ci sono dei giochi che vanno giocati in un determinato periodo, perché quello che a lui, per esempio, lo ha emozionato, lo ha divertito, lo ha entusiasmato, come nel caso, mi viene da dire, di Mass Effect 3 di 5-6 anni fa, quello che lo ha divertito in quel periodo non è detto che lo faccia adesso. E soprattutto per chi gioca molto come noi, ci sono dei giochi che vanno giocati in un certo periodo, perché siamo in una continua evoluzione del gaming, e quindi i giochi vanno, appunto, ripeto, giocati in un determinato periodo. Da questa frase io vi chiedo adesso a voi: secondo voi ci sono giochi che vanno, appunto, giocati in un periodo stabilito? E soprattutto, è giusto che una volta finiti, anche se sono dei capolavori assoluti, vengano poi messi da parte? Dal mio punto di vista, ragazzi, no, perché questo vorrebbe dire non rigiocarsi capolavori assoluti. Io per esempio lo faccio perché mi piace rivivere quelle sensazioni provate al momento della prima volta che li giocai, e lo faccio anche perché magari mi viene da dire, per motivi anagrafici, ci sono degli aspetti della trama, di qualche discussione o di qualche immagine che magari non si riesce a percepire al momento, però magari crescendo con l'età, facendo esperienza, si riesce a capire meglio una determinata battuta, una determinata immagine, una determinata discussione, e quindi io lo faccio per quello, ma anche perché, essendo appunto giochi preferiti, mi piace, non mi stufano mai. Io non so veramente numerarvi quante volte ho giocato Metal Gear Solid, che è il mio gioco preferito, ma ho rigiocato tantissime volte anche The Last of Us, ho rigiocato 2 volte Red Dead Redemption, ragazzi, il primo, il secondo no, però meriterebbe anche Red Dead Redemption 2 una seconda run, perché sono giochi veramente bellissimi, bellissimi veramente, e quindi penso che non ci sia un periodo stabilito per i giochi, e soprattutto che non esistano giochi vecchi e nuovi. Questo Mauro non me l'ha detto, ovviamente, non mi ha parlato di giochi vecchi e giochi nuovi, ma si può collegare questo discorso anche a un'anzianità dei titoli. Credo che questa roba non esista, quindi è una scelta condivisibile la mia nei confronti di Mauro. Io non ho niente contro chi non rigioca i titoli vecchi, però purtroppo che non posso, come si dice, accettare, non posso accompagnare, perché io rigioco tanti titoli vecchi e quindi per me non è un argomento che sta in piedi. Ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensa l'utenza, quindi cosa ne pensate voi che state guardando questo video. Fatemelo sapere nei commenti, perché magari dai vostri commenti, dalle vostre discussioni si può creare un dibattito e magari farci nuovi video proprio su questo argomento.
Io spero che il feedback sia positivo, quindi lasciate un like se vi è piaciuto il video, se avete trovato questo argomento interessante, continuate a seguirci, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutti i nostri video, e da Spadolone85 è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Io mi vado a rigiocare qualche titolo vecchio. Ciao!